Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. Oggi faccio questo video perché è primavera e i miei aceri stanno finalmente partendo, quindi voglio farvi vedere un piccolo aggiornamento su alcune nuove piante, alcune lavorazioni che ho fatto sulle piante esistenti che non vi avevo fatto vedere e soprattutto voglio farvi vedere i bellissimi colori che stanno avendo i miei aceri. Partiamo dal mio acero tridente che ho potato, ho filato questo ramettino qui per renderlo un po' più consono al progetto futuro e poi sono andato a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 innesti di radici, un po' bloccati con questi, un po' con il legnetto come vedete lì dietro, ma con questo innesto di radici sono andato anche a fare questo innesto qui dietro, esattamente qui, che mi va a fare da ramo di profondità. Quindi sono andato a fare tutte queste operazioni e le piante sono partite perché avevano veramente tante radici. Ora vediamo se il risultato sarà all'altezza, ma io sono veramente soddisfatto perché comunque questo acero tridente è partito alla grande. Questa è una parte delle talee che avevo fatto l'anno scorso, con un'altra parte ho provato un piccolo esperimento che dopo magari vi faccio vedere. Ora passiamo all'acero Arakawa che ho rinvasato e che sta alla grande. Guardate che belle queste foglie, anche questo mi dà grandi soddisfazioni ed è partito benissimo. Poi abbiamo l'acero Sangokaku che sta iniziando a cacciare e dove ho fatto 2 innesti di radici anche qui, e anche questo innesto a foro passante che poi probabilmente filerò e porterò un po' più dritto, però tutto sommato la pianta anche qui sta molto bene, sta ripartendo un po' più in ritardo rispetto alle altre, ma ci sta. Poi abbiamo quella margotta di acero Arakawa che anche lei sta facendo delle foglie stupende e vi farò vedere magari in un video dedicato perché l'ho rinvasata, l'ho filata, ho fatto tante cose. Lì poi ci sono i 2 aceri campestri, l'acero Bloodgood che è ancora un po' indietro, però sta piano piano aprendo le gemmine, e poi arriviamo a questo acero qui che è una nuova pianta che ho preso, ovvero l'acero Yamamomiji. È una pianta molto alta, se vedete. L'ho presa, guardate che bei colori, l'ho presa con l'obiettivo di fare delle margotte e delle talee per farci esperimenti o comunque dei bonsai molto carini, sfruttando la stessa tecnica che ho usato per esempio con l'acero tridente, e penso di potermi ritenere veramente soddisfatto. Guardate che colori spettacolari. Poi abbiamo anche l'acero Desojo, come avete già visto prima, che sta anche lui veramente tanto bene, e qui anche lo sto lasciando crescere tantissimo, sta anche facendo un piede abbastanza carino. E insieme all'acero Yamamomiji intorno ad ottobre-novembre ho fatto un altro acquisto che vorrei far diventare direttamente un bonsai, al contrario di questa pianta, ed è questo acero Shishigashira, veramente veramente carino. Come vedete non è molto grande ed è un acero Shishigashira fatto da margotta. L'ho preso apposta perché mi auguro che abbia appunto poi un bel piede raggiera
e comunque che si presti bene al bonsai. Comunque come pianta è molto carina, sta facendo tantissime foglie e tantissimi fiori, il che è veramente ottimo. Ovviamente essendo una margotta staccato da una pianta grande, guardate qui, questa pianta aveva già questi 3 rametti secchi, l'avevo visto. Qui in punta ci sono delle gemme, quindi non ci sono problemi. Qui per esempio ha già aperto le nuove gemme, quindi tutto sommato la pianta sta bene, mi sembra un buon acquisto e posso ritenermi veramente soddisfatto. Quindi quest'anno, come vedete, mi sono dedicato molto alla sistemazione degli aceri e alla sperimentazione con gli aceri. L'obiettivo rimane sempre quello di tenermi l'Arakawa, il tridente, il Desojo, a questo punto lo Shishigashira e lo Yamamomiji. L'Arakawa non so se mi terrò quello o questo in base a quello che diventerà più bello, però poi il Sangokaku, il Bloodgood e i campestri probabilmente me li toglierò, però vediamo un po'. Comunque mi servono per fare tanta palestra, perché per esempio quest'anno mi sono sbizzarrito tantissimo con gli innesti di radici, come avete visto. Ora vi faccio vedere al volo anche come stanno le piantine che erano i semi fatti da questo acero Sangokaku e anche cosa ho fatto con il resto delle talee del mio acero tridente. E poi torniamo qui per salutarci. Eccoci qua. Queste sono le piantine di acero Sangokaku che ho liberato. Quelli sono gli Shitakusa che avreste dovuto vedere nel video precedente. Questo è, visto che ci sono, il cotogno che mi è stato regalato e che l'anno scorso mi si è quasi seccato. Guardate che bello. E come vedete sembrano stare veramente bene queste piante. Poi in questo periodo c'è un bel sole che arriva diretto. Ho spostato tutti gli aceri al sole, quindi partiranno veramente alla grande. E ho appena realizzato che anche il carpino sta aprendo le foglie. Buon segno. Ora vediamo gli aceri tridenti e poi ci salutiamo. Eccoci qua, anche qui ho fatto un tentativo provando a legare insieme tutte le talee che avevo fatto con gli aceri tridenti e non lo so, le lascerò crescere, vedrò. Comunque non ho toccato minimamente le radici, ne avevano tantissime. Vediamo un po' il risultato come sarà. Attualmente diciamo non è che mi interessa molto, erano comunque piante che avevo in più. Tra l'altro per esempio questa e anche questa qui dietro erano veramente grandi, quindi non avrei saputo che cosa farci. Ora torniamo dagli altri aceri e ci salutiamo. Spero che questo video in cui vi faccio vedere i miei aceri in primavera vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Sono veramente contento di come stanno progredendo, dei nuovi acquisti e tutto quanto. Spero che tutte le operazioni fatte diano i loro frutti e se avete consigli, come sempre avete tutto il box commenti a disposizione, altrimenti sotto nella descrizione trovate i link per il mio profilo Instagram e Facebook, dove potete tranquillamente scrivermi in privato e ne parliamo tranquillamente. Qui da tutti i miei aceri è tutto. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Aspettatevi a breve anche un video su come stanno il resto delle piante, perché ci sono grandi novità. Buon bonsai!